Ciao amici e amiche del segno dell'Acquario, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoda Record. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 13 al 19 luglio. Prima di iniziare vi ricordo che è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. Adesso partiamo con la lettura. Andiamo a vedere le energie principali, i segni zodiacali da attenzionare, l'amore, il lavoro e le finanze. Partiamo con la lettera che indica comunicazioni in arrivo e anche notizie, avvisi, eccetera. Se state aspettando delle notizie, magari finalmente possono arrivare. Se invece vedete che c'è ancora un ritardo o un blocco, allora questa carta potrebbe anche suggerire di interrompere un po' quell'attesa, magari di sollecitare, di verificare, di smuovere voi un po' le acque, perché è vero che alcune cose nel corso della settimana potrebbero essere un poco chiare e magari meglio essere flessibili, meglio adattarsi alle varie situazioni e infatti proprio la carta del serpente può indicare quella fase altalenante, alti e bassi, cose diciamo che si può fare un po' fatica a gestire, spesso purtroppo il serpente può fare riferimento o a una persona o a situazioni che sono un po' strane, un po' troppo particolari, ingannevoli o misteriose, quindi meglio affrontare tutto con la massima circospezione e saggezza. Il sole può anche indicare una soluzione immediata o finalmente qualcosa va a chiarirsi o a sistemarsi del tutto, quindi meglio cogliere un'energia chiara, positiva, costruttiva e abbastanza dinamica che vi mette in condizioni di serenità e anche di cogliere una buona opportunità di gioia. I segni zodiacali da attenzionare sono principalmente quelli di acqua, cancro, scorpione e pesci. Troviamo anche quelli di fuoco, ariete, leone e sagittario. E adesso procediamo con l'ambito amore. Ambito amore, vediamo prima coppia, anche relazioni più importanti di amicizia e famiglia e poi i single. Glicine è molto positivo perché ci parla di pianificazione, aspettative, di cose che magari si sta cercando di fare, di realizzare. Alcune cose è vero sono in lento sviluppo, però vuol dire che comunque si sta procedendo bene, ma soprattutto lento sviluppo, vedendo le vostre energie principali, che si deve fare attenzione a situazioni esterne o a qualcuno nello specifico, allora quindi sapete che cosa aspettarvi. Però anche qui troviamo la carta del girasole che un po' fa riferimento alla stessa carta che è uscita, quindi vuol dire che nonostante alcune divergenze, nonostante forse alcuni possibili conflitti, le cose si possono superare o comunque voi avete ben chiaro che cosa fare, come intervenire e anche magari mettere a posto alcune persone. Per questo ovviamente vale per le coppie e anche per le relazioni più importanti di amicizia e famiglia. Per i single, magari con questo glicine che può indicare un incontro, qualcosa che è carico di emozione, una connessione, forse anche conoscere una persona che potrebbe essere positiva per voi, per un'amicizia o anche si può instaurare subito quel feeling, quell'attrazione e quindi esserci quella scintilla che poi magari va a svilupparsi successivamente in altro modo
Può essere, perché comunque sono carte abbastanza positive. Alcune cose che magari devono essere attenzionate, assolutamente sì. E infatti consiglio, visto la presenza sia del serpente sia della carta digitale, che meglio verificare, meglio valutare, ascoltare il vostro intuito, magari la persona, sì è vero, potrebbe essere interessante, però non al momento pronta, eccetera, eccetera. Quindi questo ovviamente lo dovete capire voi. Per quanto riguarda la parte più pratica del lavoro e delle finanze, possiamo andare a vedere insieme cosa vi vogliono dire le sibille. Qui troviamo la carta superbia, che indica prudenza, indica soprattutto un qualcosa che può portare soddisfazione e successo, però quella prudenza deve essere utilizzata nelle circostanze, tutte quelle nuove, le novità, le sorprese, degli eventi da cogliere. Quindi io direi che assolutamente positivo il fatto di andare a cogliere delle opportunità di relax, di divertimento, se siete in vacanza e quindi godetevela in pieno, però magari per altri, sia per chi è al lavoro sia per chi è alla ricerca, ci possono essere quelle nuove opportunità che saltano fuori proprio quando meno ve l'aspettate, quindi per questo vi dicevo proprio delle sorprese, delle proposte, delle cose che saltano fuori. Infatti per questo abbiamo consolante sorpresa, non solo opportunità di nuovo lavoro, di proposta, di miglioramento e superamento di alcune cose. Quindi vuol dire che nonostante alcune cose che abbiamo visto, voi riuscirete subito ad intervenire o avere qualcosa, qualcuno a vostro favore che vi può aiutare assolutamente. Ovviamente come vi dicevo in senso lato, quindi di cogliere opportunità, la leggerezza può portare più serenità, però allo stesso tempo ci fa capire che non dobbiamo trascurare e sottovalutare nulla, perché è proprio quando magari non prestiamo attenzione a un qualcosa che potrebbe esserci un impedimento, un blocco. E infatti ancora qui rientra quello che vi dicevo, proprio di muoversi con cura, con circospezione, passettino diciamo per volta, osservando ogni cosa intorno a voi. E questo vale proprio per tutti, sia per chi è al lavoro, sia chi sta migliorando, valutando un qualcosa in corso d'opera, non si vede al momento un nuovo inizio, nel senso che c'è di più una fase di costruzione, di miglioramento, magari la fase del nuovo inizio può partire proprio in questo momento con una serie di azioni, con una serie di situazioni che andranno ad innescare questo meccanismo in futuro. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!